Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile, vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche grazie. L'imperatore, molto bene. Cari amici dei pesci, si parla di un periodo di stabilità, può essere una stabilità che già in questo momento avete, oppure potrebbe essere una stabilità che state cercando. L'imperatore è comunque qualcuno che ha costruito un impero, quindi che ha costruito tutto quello che ha attraverso la fatica, attraverso quello che è la dedizione, il lavoro duro, insomma, è una persona che si è fatta da sé per capirci. Andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi gli angeli del cuore, per piacere, grazie. Ok. Prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e attraenti. Bene. Wow, chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare, quindi vai con la manifestazione. E poi abbiamo fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Ok. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Però qui sento che qualcuno sta ritrovando quello che è la propria stabilità, il proprio amore per se stesso e le carte dicono cerca di avere fiducia in quello che è anche la tua capacità di manifestazione dell'anima gemella, insomma. Andiamo a vedere cosa vi dicono con i tarocchi. Allora, partiamo con un 9 di bastoni e con un 8 di pentacoli. Quindi qui si parte subito da quello che è un atteggiamento difensivo con il 9 di bastoni. Probabilmente qui qualcuno ha, diciamo così, avuto o ricevuto diversi colpi in passato a livello relazionale e attraverso l'imperatore ha imparato, diciamo così, a costruire quelle che sono le proprie barriere, come se si fosse fatto proprio un lavoro, no? L'otto di pentacoli fa riferimento in realtà a quello che è il lavoro, quindi potrebbe essere proprio il lavoro interiore che avete fatto o il fatto che in questo momento semplicemente siate focalizzati principalmente sul vostro lavoro. Poi di qua abbiamo un 5 di bastoni, un 3 di bastoni, un fante di spade e un 10 di spade. Vediamo se mi danno ok. E terminiamo con un 9 di spade. Quindi il 5 di bastoni parla di una sorta di conflitto interiore che voi avete, ok? Potrebbe essere un conflitto interiore perché magari state cercando di capire fino a che punto qui vuol dire rispettare me stesso o fino a che punto vuol dire stare dietro all'altro, amare l'altro, insomma costruire la relazione. Per certi versi, con questo 3 di bastoni avete un progetto in testa, ehm, o comunque l'idea, un qualche tipo di idea, che però non si concretizza, sento. Il fante di spade potrebbe fare riferimento a una persona che entra nella vostra vita, quello che voi magari avete manifestato come anima gemella, o potrebbe rappresentare la vostra energia, nel senso che sento che è un come vi posso dire, è un'energia giovanile, no, probabilmente un po' ma non credo che siate voi, perché se avete l'imperatore comunque, è comunque un'energia appunto un po' impetuosa, no, dovuta all'immaturità.
di questa persona. Sento che, per molti fa riferimento al fatto che si debba rompere con un qualche tipo di sofferenza del passato, perché abbiamo un 10 di spade e poi alla fine abbiamo un 9 di spade. Ed è per quello che qui comunque c'è anche la carta della fiducia, perché, con questo 10 di spade qualche cosa si è rotto, no, vi ricordo che iniziavamo con un 9 di bastoni, quindi si parla di qualcuno che ha ricevuto un colpo, che ha, una qualche paura e per la quale si sta difendendo. Andiamo a vedere nello specifico perché ci sono queste carte. Fatemi vedere il 9 di bastoni, per piacere, grazie. 2 carte per il 9 di bastoni. Ok. Beh, un altro 9 di bastoni, fantastico. E la carta del 4 di c'è qualcuno qua che 4 di pentacoli, che si sta attaccando fortemente a quello che è successo, in un passato, che sia nella diciamo storia della relazione di coppia o che sia nel vostro passato personale, perché magari in questo momento non avete nessuno, c'è un qualche fattaccio, un qualche tipo di sofferenza, di dolore alla quale vi state attaccando. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli, per piacere, grazie. 5 di bastoni e 2 di spade. Sì, di nuovo ci sono ehm, delle lotte interiori sulle quali dovete fare chiarezza, io trovo. Dovete fare quello che è un lavoro di introspezione, di guardarvi dentro. Avete anche un 2 di spade. Per molti può fare riferimento alla necessità di dover scegliere. Andiamo a vedere. Ok. Il 5 di bastoni, che è uscito anche qui, ce l'avevate 2 volte spiegato, da un 7 di bastoni, da un 8 di pentacoli che è uscito qui e da un re di coppe. Qualcuno qui è nella necessità, probabilmente per quello che sta battagliando, sta lottando in qualche modo per il lavoro, un qualche cosa che è legata al lavoro, perché mi esce 2 volte questa carta e poi considerato che c'è anche l'imperatore qui, ehm, potrebbe essere che per qualcuno sia una situazione. Guardate, io vedo prima di tutto ama te stesso e vedendo le 2 carte del lavoro sento che è un po' come se vi dicessero: "Fai quello che ti piace fare", okay? Abbi fiducia e fai quello che ti piace fare. Lascia stare le lotte interiori, tu applicati, difendi quello che stai facendo e mettici amore. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Però è successo qualcosa all'inizio. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario e un 8 di... Sì, probabilmente è un 8 di bastoni, probabilmente non c'è stato un riconoscimento di questo progetto. Probabilmente qui c'è qualcuno che non... Ma in effetti perché vi state difendendo da quello che sono le energie esterne, avete 2 5 di bastoni e un 7 di bastoni. Andiamo a vedere il fante di spade. Il sole al contrario, l'eremita e un 7 di pentacoli. È come se non vi sentiste capiti, però non arrendetevi. Allora, andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo una ruota della fortuna al contrario, un 10 di coppe e una regina di coppe. Allora, innanzitutto vi dico che avete re e regina di coppe, che è assolutamente di buon auspicio, nel senso che se siete già in una relazione o per molti di quelli, perché sento che la lettura è un po' più improntata su quelli che non hanno ancora una relazione, ma solo perché c'è questa carta, potrebbe essere molto probabile che questo ehm, fante di spade rappresenti, una potenziale anima gemella, okay, magari è un po' diversa da voi, magari non è così saggia, magari, ehm, certe volte la vedete un po' passiva come persona, come energia, però potrebbe proprio essere. Il punto è che c'è sempre questo 10 di spade qui, e io sento che questo come dire, questa sofferenza è dato dal fatto che non si cambia e non ci si converte, se vogliamo, in quello che è una non c'è l'ufficializzazione di questa relazione. La sento un po' così, non c'è un riconoscimento. Andiamo a vedere il 9 di spade. Però da parte di chi non c'è riconoscimento, vostro o dell'altro?
o dell'altra. Allora abbiamo una sacerdotessa al contrario, un cavaliere di pentacoli al contrario, stella al contrario, matto al contrario, poi abbiamo la torre e il 2 di bastoni. Allora, troppi pensieri innanzitutto, 9 di spade, 9 di bastoni. Quindi diciamo che l'energia con questo imperatore la sento un po' statica a livello di cambiamenti, a livello di movimenti. Quello che sento sì alla fine della lettura è che siete diciamo in una fase di impasse. Probabilmente non vi state fidando tanto né di quello che è l'universo, le leggi diciamo così che lavorano sotto, ma soprattutto sento che avete perso proprio un po' voi le speranze di che un qualche cosa possa cambiare. Ehm, Vi sento un po' demotivati, come vi posso dire? Non state facendo azioni concrete. Sì, vi sento sfiduciati, infatti è per questo che è venuto fuori questa carta, no? Ma probabilmente avete bisogno di rivedere quella che è la vostra verità, ok? Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa hanno da dirvi. Andiamo a vedere il cosciente e l'incosciente. Comunque fondamentalmente vi sento un po' fermi nella testa più che tutto. Cioè, nel senso, è come se non sapeste bene che cosa fare perché avete perso un po' di spinta, siete entrati probabilmente in quello che è una routine, una rigidità che non vi aiuta a lasciarvi indietro certi pensieri. Va bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho, quello che si vede e quello che non si vede. Voi tenete presente che se volete supportare il canale, a me fa piacere e potete condividere, potete commentare, potete mettere un like o iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Guardate, giochi politici e rallentare. I giochi politici è una carta che parla di quelli che sono, ma lo vedete anche nella rappresentazioni, le maschere che si portano, che possono essere le maschere degli altri, ma le vostre soprattutto, anche le vostre. Quindi fate attenzione ad essere onesti con voi stessi. È giusto tenere fuori quelle che sono, diciamo così, le opinioni, i giudizi degli altri, è giusto difendere il vostro lavoro, okay, però fate attenzione perché il 2 di spade, se ci fate caso, ha anche una luna raffigurata e come dico sempre negli arcani maggiori, la luna fa riferimento a quelle che sono anche le proiezioni. Quindi magari sono giochi politici, sono bugie che vi autoraccontate senza esserne realmente consapevoli, perché essere onesti con se stessi è una delle cose più difficili, io suppongo. Vi vedo comunque anche alla fine del periodo in questa fase molto mentale, in questa fase. Guardate, non l'ho fatto per nessun segno, ma sento che avete bisogno di una spintarella in più, quindi vi do anche un'altra carta e poi andiamo a prendere gli altri oracoli. Una carta per dalle fatine, per piacere, grazie, per gli amici dei pesci. Ecco, infatti, bambino interiore, guardate, infatti qui avete il sole al contrario. Vediamo se ci sono altre carte che mi parlano di bambino interiore. No, però. Ok. Prendi tempo e abbraccia il tuo bambino interiore. Gioca, ehm, gioca e tieni giovane il tuo cuore, insomma. Fate qualche cosa di divertente e state sereni.
Sì, perché sento molto questa cosa pesante, questa fase di energia un po' pesantina, ma a livello mentale, ma perché siete voi che vi lambiccate il cervello, avete un 9 di spade qui, avete le paure del 9 di bastoni qui, quindi voglio dire, siete voi che avete il 2 di spade. Quindi fate qualche cosa di divertente magari per distrarre la mente, ok? Così vi aiuta a, ad alleggerire anche un po' questa fase in cui siete. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo da questo mazzo. Andiamo a vedere che cosa vi consigliano. Per gli amici dei pesci, qual è il messaggio? Ok. La prima carta è fotografia. Parla di quello che è il guardare le vostre foto, parla di sentimenti di nostalgia e di creare nuove memorie. Quindi parla di quello che sono, sì, i ricordi, ma dice un po' create ricordi nuovi. Fate qualche cosa per cui si possano creare nuovi ricordi nel momento presente in che state vivendo adesso. E la seconda, guardate un po', non è a caso, quello cosa avevo detto io fino adesso di tutta questa zona. Qua parla di sabotaggio, ricostruire, parla di dubbi, parla di, qualche cosa che è nella mente in modo ripetitivo, in modo persistente e parla di lavorare su questa cosa qui, appunto, su quello che tutto questo lavoro che fa la mente. Ah, scusate, non vi ho detto rallentare. Questa carta, è un come si chiama, un cavaliere di denari, quindi parla di un'energia molto, molto lenta, infatti è rappresentata con una tartaruga. E quello che sento, da parte, diciamo così, del vostro inconscio è che voi non state forse tanto ascoltando e di rallentare. Vi ricordo che qua avevate anche una carta della sacerdotessa e della stella al contrario. La sacerdotessa parla proprio di quello che è l'ascoltare, il guardarsi dentro, okay, e rallentando un attimino anche quello che è tutto il movimento di pensieri di cui abbiamo visto qui, vi consiglio che di iniziare magari a fare meditazione, perché in quel modo si riesce a trovare uno spazio e in quello spazio arriva quello che è la risposta alla domanda che ci si è posta. Mh? Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.